Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami le energie lavorative per il segno del Toro per la prima metà del 2024. Abbiamo, amici del Toro, abbiamo la carta dell'appeso. Energia che va un po' a rilento probabilmente per le questioni lavorative. Quando c'è l'appeso è come se si dovesse riflettere su qualche questione. Qui ho come la sensazione che abbiate talmente tanta carne al fuoco da dover lasciare qualche cosa indietro. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Lo vedete anche scritto qui e lo trovate anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Ok, iniziamo con la stella, la forza, abbiamo il mago, abbiamo un 5 di coppe, un 2 di bastoni, un 6 di spade e un 4 di spade. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, poi farò i vari esempi disoccupati, occupati e via dicendo. Allora ragazzi, prima di cominciare vi ricordo anche che le stese per la crescita spirituale, per amore e affetti e quella diciamo generale per il primo semestre del 2024 sono già online. Ve le metto comunque in fondo al video e eventualmente la potete trovare nelle playlist o nell'elenco dei video. Bene, allora partiamo da questa stella ragazzi. Qui ho come la sensazione che manchi la speranza per qualcosa. È come se mancasse un obiettivo. Non si vede chiaro, probabilmente per quello che avete la carta dell'appeso, perché è come se ci fosse la necessità di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. E poi qui c'è questa forza. La forza è una carta che ci parla di coraggio, che ci parla di scelte, di forza scusate, nell'andare avanti nella vita. E il mago al contrario, diciamo che lo sento un po' in contrasto in realtà con questa forza. Probabilmente dovrete lavorare sul coraggio ehm, per iniziare ad agire. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questa stella. Papa. E 3 di spade. Può esserci una mancanza di progettualità per quello che riguarda una questione contrattuale, una questione. Guardate ragazzi, se vi state portando dietro qualche questione legale o qualche, come vi posso dire? Perché sento che qualcuno qui sta aspettando un accordo, sta aspettando come una mediazione ed è come se non si riuscisse a vedere chiaro su come potrebbero andare le cose. Andiamo a vedere la carta della forza. 4 di bastoni e 2 di coppe.
Sì, è come se ci fosse un accordo in ballo nel primo semestre del 2024, ma che non è regolarizzato. Difatti è come se si stesse aspettando questo contratto, questa mediazione, questo accordo. Andiamo a vedere il mago. Asso di pentacoli, un altro uno. E regina di pentacoli al contrario. Devo dire che tutto mi fa pensare a qualche cosa di nuovo che vuole iniziare, che sta per iniziare. Come l'idea che se il contratto nel quale siete non porti a nessun accordo, è come se qui ci fosse la volontà di iniziare qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere questo 5 di coppe. Aspettate perché ho fatto un pasticcio con le carte. Uh, 8 di bastoni. Appeso nuovamente. La luna. 10 di bastoni e gli amanti. Mm. Ehm, Qui ho la sensazione per qualcuno che il difficile nell'iniziare questo qualche cosa è perché si è da soli, come se ci fosse un nuovo progetto e qualcuno avesse, non dico bisogno, ma anche solo la voglia di condividere questo progetto, di sì, come di avere qualcuno con cui condividere il progetto, iniziare questo lavoro, con cui anche condividere la fatica in un certo senso. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. 10 di spade e sacerdotessa. Sì, ragazzi, vi vedo molto, molto in questa fase di appeso. Avete bisogno di lasciarvi indietro qualche cosa, di maturare una sorta di lutto con questo 10 di spade, come se doveste decidervi appunto a fare un passo avanti con questa forza, prendere il coraggio a due mani e uscire o iniziare comunque qualche cosa di nuovo, oppure uscire da questa situazione che magari non vi dà tante speranze. Andiamo a vedere il 6 di spade. Re di spade e 4 di coppe. Devo dire, ragazzi, che questo momento di appeso, di riflessione, come se fosse proprio un periodo trasformativo, perché con questo Re di Spade sento che inizierete a fare dei programmi concreti. È come staccarvi dalle idee che vi hanno venduto, in un certo senso, quello che non funzionava, e iniziare a creare il vostro regno in quanto re, la vostra realtà. C'è un distacco per adesso da quello che potrebbe essere tutto il sistema di pensiero legato alla sofferenza che voi avete. Cioè, vi faccio un esempio. Più mi sacrifico per il lavoro e più avrò successo, più mi sacrifico per il lavoro e più avrò soldi. E poi voi magari continuate a sacrificarvi da anni, ma questo risultato non arriva mai. Quindi non è detto che più uno si sacrifichi e più uno riceva effettivamente soldi. Quindi è un po' come riprogrammare
le idee che avete, secondo me, sul lavoro. Vi dirò, potrebbe arrivare qualche risultato inaspettato, secondo me, per qualcuno lontano dal posto di residenza. Andiamo a vedere il 4 di spade. Perché comunque il 4 di spade mi richiama molto l'energia dell'appeso, eh? È un'energia di riposo, infatti abbiamo l'eremita, che è un'energia di introspezione, di viaggio interiore, anche qui di viaggio solitario, come vi dicevo prima. E 9 di coppe. Guardate, è un po' come se nel prossimo semestre sarete portati a fare una sorta di rivalutazione di quello che è valido per voi al fine di trovare questo 9 di coppe, il vostro appagamento personale, quello che vi fa sentire nutriti, quello che vi fa star bene, ma lo farete solo prendendovi questo periodo di riposo. Per qualcuno il 4 di spade fa anche riferimento a qualche corso di aggiornamento, magari. Ed è un po' come avvicinarsi a se stessi con la carta dell'eremita, devo dire. Va bene, allora, cominciamo da chi è occupato. Allora, se siete occupati, quindi se siete, diciamo, dipendenti, per qualcuno ci potrebbe essere... allora, mi viene da dire un nuovo inizio, perché quello che state vivendo non è regolarizzato come contratto, o è un contratto a termine, è un contratto che non vi soddisfa comunque. E quindi qui c'è la volontà di iniziare qualche cosa di nuovo. Vi dico, qualche risultato ci sarà. Dovrete lavorare con voi stessi per capire che cosa è più in linea con voi, che cosa vi darebbe l'appagamento, che non è necessariamente quello che avete fatto fino ad adesso, può anche essere qualcosa di completamente nuovo. Voi avete il mago qui, eh? Il mago è colui che ha tutti gli strumenti, le conoscenze, la saggezza e la capacità di manifestare la propria realtà. Vi dico, avete anche un asso di denari, quindi qui qualche porta si aprirà. Ci saranno delle nuove occasioni. Il punto è che semplicemente dovete ancora imparare a gestire bene la materia. La materia intesa come materia fisica o la materia lavorativa in cui siete inseriti, diciamo così. Però è questione veramente di pratica ad un certo punto. Si dice che è l'esperienza che fa il maestro, cioè a furia di fare una cosa uno prende la maestria nel fare questa cosa. Se foste autonomi ragazzi, qui si potrebbero aprire delle nuove strade, però è come se vi dicessero di orientarvi meglio. Come la sensazione che con la carta dell'appeso vi dicono che c'è un lato B della medaglia da vedere, che anche qui con la sacerdotessa al contrario non si vede. È come se qualcuno non stesse seguendo il proprio istinto, il proprio intuito più che istinto, perché ci sono delle regole sociali che stanno bloccando, o delle credenze sociali, o qualche cosa che è collegato a quello che accetterebbe la società. Se per esempio un'idea innovativa, quella che avete, quella che, non lo so, è un prodotto innovativo, una cosa che non c'è e è come se aveste paura o se le persone con le quali avete parlato di questa cosa vi abbiano un po' ehm, demoralizzato, no? Vi abbiano trovato solo lati negativi di questa cosa, però in realtà è come se vi dicessero cercate di seguire i vostri sogni, perché qui con la stella al contrario manca proprio un obiettivo. C'è la voglia, ma non vi preoccupate, cioè nel senso ci vuole il suo tempo per pianificare i cambiamenti o per pianificare i nuovi inizi, quindi sfruttate questo periodo del primo semestre del 2024 proprio per capire che direzione dare al vostro lavoro, se cambiare, come cambiare il vostro lavoro, perché quello che è sicuro qui è che avete bisogno di armonia, avete bisogno di nutrire voi stessi nel momento in cui fate un lavoro, cioè vi deve non solo
diciamo, piacere l'ambiente lavorativo o non solo piacere quello che fate, ma deve esserci un po' tutto per arrivare a questo 9 di coppe. E qui con il 4 di spade vi dicono proprio, anche con l'eremita, fate un lavoro di anche con l'appeso, c'è proprio un momento di raccoglimento, secondo me, la prima fase del 2024, la prima metà, scusate, del 2024. Vi dico, ci sono dei salti in avanti, sia che siate dipendenti, magari non sono tanto promozioni, però sì che sono premi in denaro. Quindi non è una cosa che arriva ed è perpetua ed è continuativa, ma è una tantum. E anche appunto per chi è autonomo, vi dico, ci sono dei nuovi inizi. Per chi fosse disoccupato, ragazzi, qui contratti proprio stabili, nì, nel senso che ci sono delle possibilità, ci sono dei nuovi inizi, ma è come se le carte vi dicessero puntate più in alto, vi state un po' accontentando sia della paga sia di quello che trovate. Cioè, usate questo primo periodo del 2024 proprio per capire quali sono le vostre doti, per girare questo mago, per capire quali sono effettivamente le vostre doti, per capire quali sono gli strumenti, tutti gli strumenti che voi avete a disposizione per creare la vostra realtà, le conoscenze, le attitudini, gli elementi o i momenti fortunati, le conoscenze che avete che vi possono aiutare nel creare la vostra realtà. Insomma, ci sono tante cose che non state valutando tutte insieme, non vi state ancora rendendo conto di qual è la vostra forza. E qui ce l'avete. Quindi trovate la vostra forza attraverso questo momento di introspezione e vedete che troverete la via, troverete il percorso giusto per voi. Troverete, è come dire che vi dovete sintonizzare sulle frequenze più in allineamento con voi stessi per riuscire a trovare l'equilibrio di cui parlano gli amanti, di cui parla l'equilibrio singolare, gli amanti. Allora, per quello che riguarda il denaro, ragazzi, ci sono momenti di ondate positivi e momenti, insomma, dove potrebbe esserci qualche spesa imprevista. Quindi magari cercate di appianare, di non spendere troppo quando c'è la possibilità e di accantonare per i momenti degli imprevisti, non so, si rompe la macchina piuttosto che il dentista, piuttosto che qualsiasi cosa, no? In modo da non dover essere poi stretti in altre cose. Se avete già possedimenti, case, averi, devo dire che per qualcuno, se state aspettando di vendere, arriva la vendita. Se state aspettando di comprare, arriva. Se state aspettando un'eredità, si sbloccano le cose, come se si trovasse un compromesso. Però ecco, potrebbero esserci delle spese non calcolate inerenti a questa questione, ok? Quindi fate attenzione a come spendete. Se ci fosse qualcuno che appunto, come dicevamo qui, con questa sorta di nuovo inizio, magari è un progetto in più rispetto al lavoro, vi dico che allora per qualcuno la prima cosa che mi è venuta è che c'è come la voglia di iniziare a collaborare col proprio partner o con la propria partner, come creare qualcosa insieme. E vi ripeto, per qualcun altro ci potrebbe essere una scelta da effettuare perché ho sia gli amanti che la forza, che appunto è il ok, cambio lavoro, mi butto, inizio qualche cosa di nuovo o inizio qualche cosa in più che sia mio. Vi dico, avendo la carta della forza, vedo tanta determinazione in quello che volete fare, tanta apertura di cuore, tanta forza proprio fisica, tanta energia proprio ehm, che metterete in quelle che sono le vostre giornate lavorative.
con risultati positivi, Però ecco, forse siete ancora in una fase dove tra quello che avete creato e quello che state facendo adesso, diciamo che vi piacerebbe proiettarvi su un futuro migliore. È come se non foste completamente appagati e le carte vi dicono appunto cercate di fare una sorta di riesame, toglietevi da quelle che potrebbero essere le credenze che avete acquisito voi durante l'infanzia o quello che potrebbe essere, diciamo, accettato dalla società e trovate quello che in realtà si allinea di più con voi stessi, ok? Però tutto sommato lo vedo un semestre molto positivo, dovete solo focalizzare meglio dove puntare l'obiettivo, secondo me, perché la voglia di lavorare ce l'avete e diciamo che è come se in un certo senso qualcuno si accontentasse un po' di quello che ha, mentre se si rendesse conto di tutte quelle che sono le doti e le capacità, facendo questo momento di introspezione e staccandosi da quelli che sono le aspettative dei familiari, degli amici, della società e via dicendo, è come se vi allineaste, ok? E per qualcuno si tratta proprio questo semestre di lasciare indietro qualche cosa di importante per andare verso un futuro migliore. Andiamo avanti con le fatine, andiamo a vedere l'ultimo messaggio che hanno da darvi per concludere la lettura. Wow, unità. E lo sento molto, ah no, umiltà. Però sento molto comunque questa cosa anche con gli amanti, cioè nel senso, nei tarocchi tradizionali gli amanti sono nudi, ok? Come se bisognasse mettersi a nudo davanti all'altro. In questo caso, se è una scelta lavorativa quella che dovete fare, dovete mettervi a nudo nei confronti di voi stessi, parlarvi senza raccontarvi bugie, senza barriere, che cosa è valido per voi, non che cosa si aspettano gli altri per me, o cosa dovrei fare per far felice gli altri, o cose di questo genere. Cosa fa felice me? Perché una volta che sono felice io, riesco a far felice anche gli altri, no? Una volta che io nutro questa felicità dentro, mi espando, mi esprimo con questa felicità, inondo tutti quelli che sono intorno a me con questa felicità, quindi... E poi questa carta umiltà. È come se vi dicessero di rimanere sempre umili, perché troppa forza può sfociare in arroganza. La simbologia originale della forza è una donna che apre le fauci a un leone e indica come con la gentilezza, l'amorevolezza, le doti tranquille di una donna si possono domare le forze animali, quindi gli istinti animali, che sono gli istinti che ci fanno arrabbiare, che ci fanno diventare arroganti, aggressivi, no? Non so, magari per qualcuno risuona anche così. Amici del Toro, fatemi sapere nei commenti se la stesa vi è stata utile. Se avete piacere di supportare il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi. Io vi auguro un inizio 2024 splendido, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!